Buonasera a tutti e bentornati alla puntata di Gravity Law, dove ospitiamo persone uniche con risposte uniche, guidate più dai fatti che dalle opinioni. E stasera con noi c'è Andrea Pescino, che ringraziamo per essere venuto. Che tra l'altro per te è breve perché tu sei di Genova, quindi ogni tanto ci capita qualcuno di Genova. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Marco, grazie mille di avermi invitato. Sì, è bello essere qua a Genova, anche se ci sono spesso più per il piacere di stare con la mia famiglia che per lavoro, ma insomma è bello essere qua Sì. insieme a voi. E ti distingue dai non genovesi perché sei abbronzato, ma forse non l'hai preso qua il sole, non lo so. No, credo che derivi dagli ultimi 2 trasferte di lavoro tra Bene. Malta e Istanbul, quindi Bene, sì. posti caldi diciamo. Allora, come tu sai, se hai visto le altre puntate o nella preparazione ce lo siamo detti, noi iniziamo sempre con un rituale in questa trasmissione, dato che si chiama Gravity Law, la pallina che dovrebbe almeno, non so, che ne pensi? Cade? Probabilmente sì, probabilmente sì. Oddio, già ci fai tremare. Allora, dici la parte di incerto e come mai anche tu sei nel mondo dell'innovazione dove è tutto incerto. Ma allora, io diciamo nel mondo dell'innovazione ci sono nato e nell'incertezza tendo a viverci, nel senso che poi sono tantissimi anni che mi occupo di digitale, ma soprattutto di dati e intelligenza artificiale, quindi incerto su tante direzioni e tante direttrici. La cosa interessante è che i dati e l'intelligenza artificiale nascono dall'osservazione, dall'analisi e soprattutto dalla fisica. No? E quindi la fisica sappiamo che è osservazione e probabilità. Quindi sappiamo, come dici giustamente tu, che se la pallina la fai cadere, probabilmente effettivamente tenderà a raggiungere il suolo. Allora, in realtà io avevo un po' di dubbi a invitarti perché la trasmissione è Gravity Law, io punto anche con le altre interviste, puntiamo sul fatto che in realtà il mondo è ancora fatto di cose fisiche, eccetera. E poi ho detto no, invece ti voglio invitare perché questa cosa, per esempio, della fisica che ha generato poi le origini delle AI, che se non sbaglio intorno agli anni 50 si è cominciato a ragionare di questo, me lo sto leggendo qualcosa per essere preparato nei tuoi confronti, mi sorprende che sei riuscito a fare un collegamento con il mondo fisico rispetto a un mondo che è completamente non fisico. E questa cosa della probabilità anche sulla forza della gravità, che pensavo fosse una delle 2 o 3 certezze che abbiamo nella vita, adesso non diciamo le altre che non serve, di cui una è la morte, l'altra le tasse e poi ci sono altre cose più diciamo di bassa lega, ma non è il caso. Ecco, il tuo mestiere esattamente cos'è e come ci sei arrivato? Allora, io adesso, quindi negli ultimi 4 anni della mia vita, faccio progetti che vengono chiamati di structural reform. Quindi mi occupo di utilizzare intelligenza artificiale o tecniche di analisi dei dati per fare riforme strutturali in giro per il mondo, prevalentemente per le multilaterali, quindi per le Nazioni Unite o per la Commissione Europea o per qualche governo o per qualche azienda molto molto grande. Ma cos'è che ti attrae? Perché per esempio a me quando dici le cose del governo, così le vedo Governo, complicate. mamma mia, terribile. Sì, Ma morbidi. ci sono ovviamente, diciamo che tutto il mondo dell'intelligenza artificiale dei dati è molto più maturo di quello che crediamo. Fino a poco tempo fa, fino a prima della pre-ChatGPT era, il mondo diceva che c'era l'intelligenza artificiale, ma poi sostanzialmente non la utilizzava, nonostante abbiamo già auto che guidano benissimo da sole, fanno 1/12 dei morti degli esseri umani, per esempio abbiamo modelli sofisticatissimi di analisi che tendenzialmente poi non vengono utilizzati dalle aziende e quindi abbiamo magari governi che sono un pochino meno frenati da tutta una serie di regole e norme, come ad esempio quello cinese, che stanno facendo tantissimi investimenti in questo fronte. E quindi bisognava cercare di prendere queste tecnologie e metterle a disposizione per il bene comune, per fare in modo che effettivamente sono tecnologie molto potenti e quindi per fare in modo che potessero contribuire al progresso del mondo, magari in nazioni che avevano meno vincoli perché erano più piccoline o meno, un po' più indietro. Quali nazioni, per dirlo ai nostri telespettatori, dove in realtà si stanno muovendo magari
più velocemente di noi, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania, ecco, perché mi ricordo che lavori in paesi di cui normalmente non si sa nulla. Ma guarda, credo una delle cose che mi ha colpito di più recentemente, adesso era il 2020, e io stavo scrivendo per le Nazioni Unite l'AI Blueprint for Africa, che le Nazioni Unite volevano, insieme a un'altra Smart Africa, diciamo che è una emanazione dell'African Union, volevano un AI Blueprint for Africa perché i paesi africani sono un po' più indietro su questo, no? E quindi ci hanno mandato a parlare con un po' di governi. E tra questi vado a parlare col governo del Ruanda, no? Quindi se io dico Ruanda, tu cosa pensi? Hotel no? Ruanda. Hotel Ruanda, tutte queste cose qua, no? E conosco questa ministra dell'ICT, Paola Ngabire, che quando la conosco io, secondo me era 37-38 anni, e scopro che dal 2008 che è lì, che fa prima l'innovatrice per la città di Kigali, che è praticamente un buon pezzo del Ruanda, e poi gli dico, ma voi cosa fate con le AI? Ma molto poco in realtà. Molto poco, cosa fate per esempio? Beh, era Covid, era il periodo del Covid, e loro avevano questa piattaforma, hanno questa piattaforma che si chiama Babil, cercabile assolutamente su internet, che ti dà tutte le informazioni che necessitavi. Quindi tu avevi un piccolo problema e ti diceva aspetta, c'è un saturimetro, no, procuratelo, devi fare la visita, devi fare il tampone, vallo a fare là, guarda che lo hai già fatto una settimana fa. Come da noi. È come da noi, no? Quindi un chatbot fantastico. Che già rimango un po' e dico wow, è questo perfettamente integrato nel sistema sanitario ruandese. E dopodiché dico, cavoli, ma questo è veramente pazzesco. Dice, ma questo credevo che fosse abbastanza semplice. Dico, quindi avete qualcos'altro? Dice, ma sì, veramente la cosa di cui siamo più orgogliosi è Zipline. Dico, che cos'è Zipline? E Ruanda viene chiamato il paese delle 10.000 colline, no? Perché è tutto un paese collinoso, molto difficile da raggiungere le aree rurali, e dice, sai, noi avevamo le partorienti, e le partorienti spesso hanno bisogno di una trasfusione. Solo che mandare una trasfusione quando una deve partorire era molto difficile. Dico, e quindi cosa fate? Mandiamo i droni. Dico no, scusa, aspetta che sono... In Ruanda. Sì, in Ruanda hanno un sistema di droni che consegnano i blood tank, quindi diciamo le sacche di sangue, ovviamente del gruppo sanguigno giusto, in maniera totalmente automatica, cioè i droni sono totalmente unmanned, quindi si recano da soli sul posto e ritornano perfettamente a casa. Quindi questo nel 2020 in Ruanda, no? Quindi ho detto, però chiaramente è stato catturato nell'AI Blueprint for Africa per fare un po' da lighthouse, da ispirazione. C'era una best practice, no? Per gli altri membri, ma ti dà l'idea di che cosa può fare. La Ruanda ovviamente è una nazione che, avendo vissuto questa guerra civile sanguinosa, ci sono tantissimi giovani, io tutte le volte che andavo mi sentivo un po' meno giovane, e quindi hanno meno resistenze, no? Meno resistenze culturali, e quindi fanno queste cose fantastiche, per esempio. In questi lavori, poi avrai contribuito sicuramente a fare qualche miglioramento, anche in quel caso dove avevano tutto. Poi Georgia, mi hai detto? Sì, poi siamo andati in Georgia. Stiamo andando insieme in Azerbaijan. Abbiamo fatto un lavoro molto bello in Libia, per esempio, dove c'è stata la guerra civile, anche lì, e quindi abbiamo fatto civilian safety per conto della Commissione europea. Abbiamo fatto diverse cose anche per i governi europei, per fortuna, anche perché insomma poi ti spiace anche un pochino non contribuire, dalla Just Transition in Romania, Repubblica Ceca, all'AI Blueprint per il public sector in Belgio. Quindi, ecco, siccome penso nello stereotipo comune anche di chi ci sta vedendo adesso, forse lì è vero che è un po' meno probabile che anche cose così certe come la gravità, il livello di rischio e che rapporto hai col rischio? Come imprenditore, adesso qualcuno andrà a vedere cosa hai fatto nella vita, eccetera, hai fondato anche un'azienda di grandissimo successo nel mondo software, possiamo dirlo partner di Microsoft numero 1 per N anni consecutivi, quindi tu il rischio, diciamo, che dovreste conoscervi, no? In puntate precedenti qualcuno ha detto che ha dei buoni rapporti col rischio, nel tuo caso, e il livello di rischio che invece corri adesso nel maneggiare direttamente tu, quindi non hai 200 persone sotto che devi vedere se fanno il lavoro, sei tu responsabile, penso che hai fatto un'altra società, hai altri colleghi eccetera, ma di meno, la catena è più corta. Ecco, il livello di rischio che corri e che rapporti hai col rischio? Allora, il rischio è, diciamo, io ho sempre avuto un rapporto molto, non dico sereno, che credo che faccia parte un po' delle attitudini personali, no? Quanto tu voglia avere a che fare col rischio, però diciamo il mondo del digitale, il mondo dell'informatica è un mondo che cambia a una velocità talmente rapida che tu devi abbracciare l'incertezza, nel senso che io quando ho cominciato scrivevo codice in assembler, no? E c'erano
i computer erano la sostituzione delle macchine da scrivere, no? Oggi se diciamo macchine da scrivere cioè ci colpisce quasi addirittura l'affermazione stessa, no? Se vediamo la velocità di sostituzione di tecnologie o di scenari, codici di programmazione, adozione, pensiamo che il telefono cellulare di cui oggi non potremmo vivere senza telefono cellulare si è fermato nel 2008, no? Quindi 15 anni fa, no, 50 anni fa. Io faccio informatica dal 94 e quindi è chiaro, no, che se tu hai un rischio di incertezza che ti deriva dal fatto che la tua base di conoscenze sai che sarà obsoleta nel giro di molto poco tempo, no? In più l'adozione di queste tecnologie, soprattutto quando ci sono resistenze culturali di qualunque livello, ovviamente poi è un po' incerta, nel senso che non è detto che se io ti do uno straordinario mirino laser o dei droni che consegnano le sacche di sangue da soli, tu poi li utilizzerai in maniera efficace, no? E quindi anche questo tipo di scenario è uno scenario che ovviamente ti porta in una dimensione di rischio. Per contro il digitale l'ha conquistato il rischio. Da un lato il fatto che io viva nel mondo dei dati e dell'intelligenza artificiale, io per esempio ho questa massima che utilizzo molto spesso anche un po' per scherzare, che dico "In God we trust". All other must bring data, no? Quindi noi crediamo in Dio, ma gli altri devono portare dei dati, no? E quindi non fidandosi un po' di nessuno, o comunque dovendosi affidare ai dati, questo ci porta a cercare di dimensionare un po' questo rischio, no? Di avere una percezione un pochino più precisa del rischio e quindi a fare delle scelte che siano delle scelte dove si bilancia il rischio con l'opportunità, no? E il digitale credo che sia sotto gli occhi di tutti che è un'opportunità che stiamo sprecando per certi versi, no? Tutti coloro che riescono a cavalcare il digitale in maniera più efficace vanno più avanti, più velocemente, meglio, no? Voglio dire più efficacemente. Quindi semmai diciamo che un po' il punto è come fare per aiutare il resto del mondo a utilizzare queste cose, no? Sia esse imprese, persone o grandi organizzazioni che possono fare la differenza. Tu lo sai che i conduttori televisivi, mentre l'intervistato parla, devono pensare alla domanda successiva in scaletta. Io sono in uno storm completo, quindi in realtà sto cercando un appiglio alla realtà che sto trovando. Allora, adesso, non ci sono i tempi televisivi, ma starei 30 secondi, diciamo, in ossequio della frase "In God we trust, ma others mix bring data", che è un po', dopo mi viene in mente, dopo Schrödinger, l'equazione di Dio. Diciamo che metto un pescino che dice in Dio ci credo ma portatemi dei dati, no? Potrebbe essere anche vista così. Mi è piaciuta molto e me la segno. Ho la fortuna di fare questo mestiere e di imparare tante cose dai cervelli che incontro, quindi grazie in anticipo. A livello di rischio, chiaro, cos'è che magari in questi progetti non ti fa dormire la notte? E vorrei agganciarci un episodio, un aneddoto che mi hai raccontato sull'ambulanza Libia. Sì, quello se lo puoi raccontare perché c'entra con quello che hai appena detto. E terzo punto, scusa, te le faccio tutte insieme perché so che tu poi le metti insieme, quindi cosa non ti fa dormire la notte, l'episodio ambulanza che c'entra con quello che hai detto prima. E il terzo punto è come fai a pensare prima. Cioè, viene prima la tecnologia o il bisogno di salute? Tu sei nel mondo della salute prima o poi, quindi, bene o male. Cosa viene prima? Ok, allora, l'healthcare è un mondo che io seguo per passione, a parte il fatto che, diciamo, ho studiato bioingegneria, ma a parte questo aspetto, perché l'healthcare forse è una delle cose che mi fa, l'healthcare e il climate change sono una di quelle cose che mi fa dormire meno la notte, nel senso che vedo tecnologie straordinarie non utilizzate per risolvere problemi che ci fanno soffrire o ci faranno soffrire tanto, no? Quindi questa cosa qua, lì la differenza è che io le tecnologie le conosco e quindi so l'impatto che possono avere, e il fatto di non riuscire spesso a trasferire il valore di queste cose un pochino mi dà questo stimolo, no? Adesso non dico, non mi fa dormire la notte, ma mi dà questa energia, questa benzina, no? Voglio dire, adesso qua giustamente tu citi un esempio, ma noi abbiamo fatto, c'è questo progetto bellissimo, si chiama EI for Leprosy con la Santa Cruz Foundation in Sud America, la lebbra fa 250.000 morti all'anno.
ed è uno stigma, cioè la gente non va a farsi visitare, no? Perché la lebbra è la lebbra, cioè pensa quando ti dico lebbra cosa ti viene nella testa. Manzoni. No? Esatto, Promessi Sposi è una roba terribile. E invece abbiamo detto, ma visto che tutto sommato Cioè esiste, per dire roba di 600, no? 250.000 morti all'anno, tutto nel Global South, no? Dove le persone stanno peggio e dove non ci sono i farmaci, però bastava raccogliere tante foto, così come il telefono riconosce la tua faccia, riconosce anche una lesione lebbrosa da una lesione che non è lebbrosa, no? E quindi abbiamo utilizzato dei... Supervised o unsupervised? Supervised, quindi con diciamo dei dermatologi molto bravi, hanno fatto la classificazione, oggi c'è una tecnologia gratuita scaricabile da GitHub che ti installi sul telefonino, fai una foto e dice se è lebbra. Quindi non devi neanche andare a visitare il dottore, lo sai e poi a quel punto puoi andare a farti curare anche dopo. Questo per dirti quanto è facile risolvere potenzialmente problemi, poi questo non necessariamente ha un impatto, no? L'esempio che tu citavi della Libia è un esempio dove stavamo guardando i dati di questo sistema di emergenza 1415 che l'Europa ha messo su, e mentre guardavamo i dati a un certo punto abbiamo visto questo caso che a me colpisce molto, di questi due ragazzi. Immaginate di notte là le case sono crollate, ci sono i jersey anticarro, cioè ancora oggi la Libia, la guerra civile ufficialmente è finita nel 2020, ma ancora oggi questo generale Haftar continua a essere stimolato, insomma, ad avere un atteggiamento un po' ostile, diciamo. E quindi questi due ragazzi di notte al buio hanno preso un jersey in pieno, no? E quindi c'era proprio la foto, erano arrivati dei pedoni, hanno fatto la foto, c'erano queste foto. E la cosa che è più brutta è che c'erano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, lui aveva, mi ricordo, 25 anni, mi sembra lei 1 o 2 anni di meno, e è arrivata l'ambulanza molto rapidamente, 17 minuti, ma ha preso solo lui. Ha preso solo lui, lei è stata raccolta solo 2 ore e 15 minuti dopo, quando ci sono altre foto, purtroppo era viva, e quando è stata raccolta poi purtroppo era morta, ma perché gli operatori sanitari erano solo uomini e non possono toccare le donne. Fra l'altro in Libia questa guerra civile ovviamente ha delle connotazioni religiose non banali, peraltro, ma questo non vuol dire, nel senso che possiamo gestirlo questo problema, bastava verificare intanto all'origine che ci fosse sul campo presente una donna nell'incidente, e dall'altra parte fare invece un'azione preventiva, fare in modo che ci fosse un'operatrice sanitaria donna disponibile per intervenire, no? E quindi poi abbiamo creato un sistema di chatbot per rilevare tutte queste informazioni e poi fare invece tutta la parte di analisi e predizione dopo. Queste sono cose che... È abbastanza drammatico, quando me l'hai raccontato un po' di tempo fa. Sì, quelle sono quelle cose che poi ti spingono a farle con aiutare, passione, no? Certo. Vuol dire. Infatti, guarda, proprio siamo in chiusura, purtroppo anche nel tuo caso è veramente un peccato, una violenza, ma dobbiamo rispettare anche gli altri che vengono dopo di noi. Allora, di passione ce n'hai, adesso hai fatto una nuova azienda che, se non sbaglio, si chiama Strategy, che io scrivo malissimo sempre, ma prima o poi imparerò. Bellissimo il titolo, quindi di proiezioni verso il futuro con intelligenza artificiale, che già dire internet mi sembra vecchio, ma adesso bisogna dire internet. Tu hai fatto nel passato, prima di questo, hai fatto un'azienda che ha avuto grande successo, come abbiamo detto prima. Non so se hai la stessa intenzione di andare verso la crescita della tua azienda, ma diciamo che se dovessi dire a dei futuri piccoli, nel tuo caso già sono dei piccoli pescino, dei piscinini, dei futuri Andrea Pescino, quali consigli gli daresti, al di là delle AI, che adesso è un sottosettore in realtà di quello che tu sai, perché tu sai tutto il mondo informatico, qual è la direzione da prendere? Perché da pagano ignorante veramente colgo il cambia sempre velocemente, ma anche aumentano i settori, di applicazioni. Quindi le AI è un'applicazione, diciamo, del mondo comunque digitale, no? Un papà cosa dice ai figli? Cosa devi studiare? Non puoi dire più informatica perché è troppo ampio. Ma allora, sicuramente c'è uno shortage di competenze digitali, di comprensione sui dati. La comprensione dei dati richiede tanta matematica più che tanta programmazione. Oggi è più importante conoscere matematica, statistica, fisica e avere magari più questo tipo di comprensione di questi sistemi multidimensionali. La programmazione, purtroppo, tra virgolette, adesso ti faccio un piccolo spoiler, è morta, nel senso che
così come io programmavo I in programmatori Assembler. sono morti. No, la programmazione è inteso come lavoro, come Ah, professione, sì, nel sì. senso che ovviamente c'è uno shortage pazzesco di programmatori, ma è chiaro che nell'arco di 3-5 anni questi oggetti, questi diciamo foundational model saranno in grado di costruire codice efficace, quindi ci saranno dei supervisor che costruiranno le architetture, che metteranno insieme i pezzi e i fatti, ma non sarà più un lavoro diciamo manovale dove dovrai scrivere righe e righe di codice, quindi ci sarà sicuramente il design, ci sarà sicuramente lo spazio dei dati, quindi certamente designer, persone che sono in grado di risolvere, analizzare, comprendere i bisogni che sono fondamentali, come hai detto tu prima, e costruire soluzioni adeguate che abbiano un impatto, perché anche questo molto spesso si fanno delle soluzioni cosmetiche, quando invece è importante concentrarsi sull'impatto, no? Quindi designer, matematici e cose di questo tipo. Forse ecco, la cosa più bella che potrei dire ai ragazzi è c'è talmente tanta tecnologia, talmente tanto bisogno che correte, no? Perché oggi c'è spazio, ma ce n'è davvero tanto di spazio, no? Quindi chiunque si lanci lì dentro troverà opportunità quando invece ce ne sono molte meno da altre parti. Ecco, insomma, Mezzo pieno, mezzo vuoto? Come la vedi? ma no, la vedo molto pieno invece, nel senso che poi ovviamente abbiamo delle sfide importanti davanti, delle sfide di etica, delle sfide climate change, delle sfide di equità sociale, sustainable development goals, ce ne abbiamo tante, ma oggi abbiamo davvero il mondo è pronto a una rivoluzione, a una trasformazione molto molto forte con queste tecnologie. Allora, per concludere, intanto vediamo se la tua intelligenza, diciamo, spaziale, motoria è ancora viva. Come andiamo a riflessi? Benissimo, ottimo. E mai avrei pensato che avremmo avuto una puntata così concreta, cioè una roba del tutto non visibile come il mondo digitale, ci hai dato un sacco di certezze su che può intervenire e aiutare meglio di quanto potevamo far prima con dei bastoni, diciamo così. Quindi grazie per questa scoperta enorme. Ti ringraziamo intanto per aver usato il tuo Grazie tempo. molte a voi, è stato davvero un Le piacere. persone sono sicure avrebbero voluto ascoltare un po' di più, ma dobbiamo chiudere. Alla prossima, quindi. Allora, arrivederci a tutti, puntata straordinaria dove abbiamo un po' scoperto cosa ci aspetta nel bene di applicazione dell'intelligenza artificiale con Andrea Pescino. Vi auguro una buona serata e tornate a Gravity Law perché avremo personaggi di questo calibro. Arrivederci a tutti, ciao. Arrivederci.